Salve a tutti amici di Street Level, oggi torniamo a parlare di recensioni di prodotti per la fotografia e il videomaking e lo facciamo presentandovi un prodotto utilissimo per velocizzare i tempi della post-produzione delle foto e del montaggio dei video. Turbox. Turbox è un controller che sostituisce a tutti gli effetti la tastiera durante le operazioni di fotoritocco e di montaggio video. Grazie ad una infinità di pulsanti, manopole e rotelle di scorrimento, sostituisce tutte le scorciatoie da tastiera che utilizzerei durante la post-produzione delle mie foto, velocizzando, e di molto, i tempi che impiegherei per ritoccare una foto o montare un video. Ma andiamo con ordine, facciamo l'unboxing e poi vi spiego bene come si usa. All'interno della confezione troviamo il libretto di istruzioni a colori e multilingua tra cui l'italiano. Ovviamente il controller in un pratico sacchetto ed infine un cavo USB per collegarlo al PC. Turbox sembra quasi un controller per videogiochi, non solo per il pad direzionale ma anche per questi pulsanti, manopole e rotelle di scorrimento. Il controller entra nel palmo della mia mano ed ogni tasto o controllo è facilmente raggiungibile in modo ergonomico. Inoltre nella parte inferiore ci sono 4 piedini antiscivolo che lo tengono ancorato in modo saldo al tavolo. Per utilizzarlo è necessario collegarsi al sito ufficiale di Turbox e scaricare il software, ma anche gli aggiornamenti del dispositivo e i presets per quasi tutti i programmi di fotoritocco e video editing più utilizzati. È incredibile infatti il numero di software con cui può essere utilizzato: Lightroom, Photoshop, Premiere, Final Cut, solo per dirne alcuni. Ma come vedete la lista è davvero ampia. Vediamo allora in ogni sua parte il software che utilizzeremo per impostare il nostro Turbox e successivamente faremo una prova con Lightroom per testarne l'utilizzo. Qui sulla sinistra ci sono alcuni preset già caricati di default. Potete già vedere Lightroom, Photoshop e Premiere, ma come ho detto prima potete scaricare dal sito altri preset relativi ad altri software o addirittura crearne un nuovo cliccando sul pulsante più, qualora il vostro software preferito non fosse nella lista. In basso a sinistra c'è una piccola mappa del controller. Se clicco su un tasto sul controller si evidenzia anche sulla mappa. Allo stesso modo, se passo il mouse su una delle funzioni qui sulla destra, si evidenzia il tasto corrispondente sulla mappa. La parte destra è quella più importante perché potete vedere quale funzione di un software viene lanciata cliccando sul tasto corrispondente di Turbox. Ad esempio, ora mi trovo sul preset di Lightroom. Se clicco sul tasto lungo del controller attiverò la funzione esposizione su Lightroom, che poi potrò regolare con la manopola pomello. Se però volessi cambiare l'abbinamento di quella funzione di Lightroom, con quello specifico tasto mi basta cliccare qui e sceglierne un'altra. Quindi avete visto che è un dispositivo altamente personalizzabile ed ora proverò ad utilizzarlo insieme a voi. Utilizzerò Lightroom perché è il software che io utilizzo di più, ma è anche quello più utilizzato da molti di voi. Ok, sono su Lightroom e proverò a post-produrre questa foto velocemente e utilizzando Turbox che vedrete in tempo reale in basso a sinistra.
Avete visto quindi come ho post prodotto una foto utilizzando Lightroom abbinato a Turbox. Raramente ho dovuto staccare la mano dal controller e l'esperienza è stata piacevole. Ovviamente questo avviene anche se utilizzassimo altri software e questo strumento è davvero fantastico per avere tutte le funzioni di un programma di editing in una mano. In definitiva vorrei tirare un po' le somme su questo controller. Mi piace molto l'idea di utilizzare tutte le funzioni di un software in modo veloce e a portata di mano. E mi piace anche molto la possibilità di personalizzare questo strumento alle funzioni che più utilizzo, escludendo altre che adopero poco o niente. Di fatto velocizza molto il lavoro al PC ed infatti mi sento di consigliarlo prevalentemente a chi per lavoro fa il fotografo o il videomaker e tutti i giorni deve editare montagne di fotografie e ore di filmati. Per loro sicuramente sarà uno strumento utilissimo per velocizzare il lavoro. Per chi invece scatta qualche foto o gira un video ogni tanto non è uno strumento che ti cambia la vita, ma è comunque un bel aggeggino con cui divertirsi ed editare in modo piacevole. E potrebbe essere anche un'idea regalo da fare al vostro amico appassionato di fotografia. Quanto al prezzo, nel momento in cui sto registrando questo video costa sui 160 euro su Amazon e circa 160 dollari sul sito ufficiale di Turbox. Vi lascio in descrizione il link nel caso vogliate dare un'occhiata, insieme ad un codice sconto da utilizzare sul sito ufficiale per portarvelo a casa ad un prezzo decisamente più basso. Non mi resta che ringraziare Turbox Tech per avermi dato la possibilità di provare il loro controller e tutti voi per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima, sempre qui sul canale di Street Level Photography. Ciao a tutti e grazie.